Sei pronta a tirar fuori la miglior versione di te? Ecco 5 cose essenziali a cui non dovresti mai rinunciare nella tua vita. Basta rimandare, comincia oggi a prenderti cura di te stesso. Impegni vari, studio, lavoro, situazioni stressanti sembrano talvolta essere persino più importanti di quello che è il proprio benessere e la propria persona. Ma è davvero così? Anche a me in passato è successo di mettere da parte attività legate al mio benessere per altri impegni, come ad esempio l'attività fisica. Pensavo che fosse una cosa superflua, qualcosa che poteva essere messa da parte. Usavo la scusa del non ho tempo, in futuro di sicuro sarà una cosa che farò, ma non adesso perché non ho tempo. E in verità magari il tempo mi ritrovavo a spenderlo guardando la TV. Oh no! Quindi ad un certo punto ho deciso di cambiare e mi sono chiesta: ma quali sono veramente le cose essenziali per me? E quindi, una volta capito quali sono, ho iniziato dalle mie giornate a ricavare prima il tempo per queste e poi per gli altri impegni. E tu? Ti sei mai chiesto quali sono davvero le cose essenziali per te a cui non dovresti mai rinunciare? Un corpo sano è anche un corpo bello, ma non è una gara contro il tempo per essere magri, belli e perfetti durante l'estate, ma si tratta di volersi bene, amarsi e prendersi cura del proprio corpo. Quindi non solo durante l'estate, ma è una cosa che noi vogliamo fare tutto l'anno. E i risultati non arrivano grazie a formule magiche, ma semplicemente grazie alla costanza. Eppure chi dice che deve essere un sacrificio? Io ad esempio ho iniziato con una piccola routine fatta di pochi esercizi, veramente pochi, esercizi di stretching e di forza eseguiti a casa, con l'obiettivo di aumentare nel tempo sia il numero di esercizi eseguiti che il tempo impiegato. Così oggi sono riuscita a costruire giorno per giorno una routine più complessa di esercizi eseguiti sia a casa che in palestra, ma che riesco a mantenere con costanza e facilità. Porsi degli obiettivi è sicuramente qualcosa di utile, ma in questo caso un vero e proprio punto d'arrivo finale non c'è. Ovvero, il punto d'arrivo finale consiste semplicemente nel riuscire ad instaurare una routine, qualcosa che sia sostenibile per te, per tutta la tua vita e non solo in alcuni periodi. È importante che tu scelga quindi qualcosa che ti piace, che non ti annoia e a ritmi sostenibili per il tuo stile di vita. Solo così riuscirai a portarlo a termine con costanza a lungo termine. Ovviamente c'è sempre flessibilità, ma senza appunto rinunciarci mai. Solo così vedrai, anche se sono piccoli allenamenti, vedrai che raggiungerai grandi miglioramenti e avrai grandi benefici sul tuo corpo e sulla tua mente nel tempo. E ti sentirai sicuramente più energico, più sano e anche più bello. È ormai noto che siamo quello che mangiamo e l'alimentazione è sicuramente un altro aspetto essenziale che secondo me va curato, a cui non dobbiamo mai rinunciare per il benessere della nostra persona. Quindi sicuramente dobbiamo cercare di mangiare il più sano possibile, ovviamente con flessibilità. Flessibilità è una delle mie parole preferite. Io ad esempio riesco a concedermi 1 o 2 volte a settimana una leccornia dolce o salata che sia, senza alcun rimorso e senza sensi di colpa, perché so bene che l'80-90% della mia alimentazione è appunto sana e bilanciata. Molte volte ho provato a entrare in quei piani rigidi alimentari, diete rigide, ma ho sempre fallito. E poi a un certo punto ho capito che non ero io a sbagliare, ma era il concetto stesso di dieta che avevo ad essere sbagliato. Mangiare sano per me non vuol dire entrare in un regime alimentare rigido, fatto solo di rinunce nei periodi in cui siamo in sovrappeso per poi abbandonare quando raggiungiamo il nostro peso forma. Per me mangiare sano vuol dire mangiare per nutrirsi, cioè riuscire ad avere un'alimentazione sana e corretta come stile di vita, quindi da mantenere con costanza per tutta la durata della vita e non solo in alcuni periodi. Quando preparo un piatto penso a tutti i nutrienti
che sto dando al mio corpo mangiandolo. E secondo me è proprio questa la cosa importante che dovremmo un po' tutti studiare e imparare, cioè come accostare in maniera corretta i diversi alimenti. Mens sana in corpore sano, recitava un famoso poeta latino, ed è proprio la mente un altro aspetto essenziale, quello che va curato più di ogni altro quando decidiamo di prendere la nostra vita in mano a 360 gradi. Lo stress, oltre ad incidere negativamente sulla salute mentale, oggi è scientificamente dimostrato che apporta severi danni anche alla salute fisica. Emicranie, tensioni muscolari, patologie psicosomatiche, problemi cardiovascolari, obesità sono soltanto alcuni dei danni che può portare uno stress eccessivo al nostro corpo. Ecco perché è necessario di tanto in tanto concedersi del tempo per staccare la spina da quella che è la nostra vita frenetica e dedicare quel tempo a noi stessi in tranquillità, in maniera tale da poter trovare il nostro equilibrio psicofisico. Prendersi del tempo per dedicarsi alla bellezza del proprio corpo è sicuramente una pratica rilassante e soddisfacente. Per me organizzare delle routine di bellezza per la mia pelle e per i miei capelli è un tempo assolutamente ben speso ed irrinunciabile, ecco perché l'elenco tra le mie cose essenziali, perché appunto mi fa stare bene, soddisfatta e mi fa subito tornare il buon umore. Compiere azioni per il nostro benessere fisico e mentale è sicuramente essenziale, ma non dobbiamo dimenticare neanche il tempo libero e quindi coltivare i nostri hobby. I miei hobby sono facili, sono viaggiare, quindi preferisco sicuramente uscire di casa, visitare un nuovo parco, una nuova struttura, un edificio, anziché restare in casa guardando la nuova serie TV, per capirci. E quando si esce che cosa si fa? Beh, sicuramente si guardano i negozi e le vetrine, ed è il mio secondo hobby, quello di provare appunto 1000 vestiti e 1000 combinazioni anche di colori diversi. Insomma, cerca di capire cosa ti piace fare nel tuo tempo libero. Inizia a capire prima se ti piace di più svolgere attività in casa oppure all'aperto. E poi butta giù una lista di hobby che ti piacerebbe coltivare. Potrebbe essere cucinare, dipingere, scrivere, leggere o come me viaggiare, fare shopping. L'importante è che per te questa azione rappresenta un piacere e non un dovere. Spero che questo video ti sia stato utile per capire e comprendere quali sono realmente le cose essenziali per te, così da domani potrai iniziare a ritagliare del tempo dalle tue giornate per dedicarlo prima a queste e poi a tutto il resto. Se ti è piaciuto questo video, puoi supportarmi con un like e ti ricordo che puoi iscriverti al mio canale e cliccando in basso sulla campanella riceverai una notifica quando uscirà il mio prossimo video. Ciao!